Qui sul mio canale vi ho parlato spesso della regina Maria Antonietta, della sua vita, delle curiosità e del suo triste destino. Ma non vi ho mai parlato nel particolare dei suoi figli. Insieme al marito, re Luigi XVI, ne generò ben 4. Maria Teresa Carlotta, la futura Madame Royale, Luigi Giuseppe, Luigi Carlo e Sofia Elena. Nel video di oggi vi parlerò di Luigi Carlo, noto soprattutto per essere diventato re, anche se per poco e in una circostanza insolita, re Luigi XVII. Luigi Carlo nacque a Versailles il 27 marzo del 1785. Fu il terzo figlio della coppia reale, dopo Maria Teresa Carlotta e Luigi Giuseppe. Fu battezzato nella cappella di Versailles, lo stesso giorno della sua nascita, dal cardinale Louis-René de Rohan, un personaggio che sicuramente non vi è nuovo, perché poco dopo fu coinvolto nel noto affare della collana, lo scandalo di cui vi ho parlato in un altro video. Prima della sua nascita, quando Maria Antonietta rimase incinta, molti a palazzo cominciarono a vociferare che non fosse figlio di suo marito, ma del conte svedese Hans Axel von Fersen, col quale lei passava parecchio tempo e di cui si pensava fosse l'amante. C'è chi diceva che Fersen fosse presente a Versailles tutte le volte che lei rimaneva incinta. Quando però il bambino nacque, fu difficile contrastare l'evidenza. Somigliava molto al sovrano, che non poteva che essere suo padre. Alla nascita, quando ancora il fratello era vivo, gli fu conferito il titolo di Conte di Normandia, ma quando nel 1789 morì, divenne il nuovo erede al trono, il Delfino di Francia, all'età di 4 anni. Contrariamente al fratello, Luigi Carlo aveva un'ottima salute. Maria Antonietta era molto legata a lui, tanto che insieme a Gabrielle de Polignac, sua cara amica e istitutrice dei suoi figli, cominciò a chiamarlo Mon chou d'amour. Luigi Carlo era il secondogenito, quindi inizialmente non gli fu impartita l'educazione adeguata per un erede al trono. Trascorse l'infanzia a Versailles, circondato da molti che si interessavano a lui. Nel particolare ricordiamo la sua principale governante, Agathe de Rambaud, che secondo qualcuno fece da madre più lei al delfino di quanto avesse mai fatto la regina. E poi Louise Elisabeth de Croix de Tourzel e Jean-Baptiste, detto Cléry. Nonostante la giovane età, Luigi Carlo riusciva a mostrare grande maturità e una certa sensibilità. Aveva una grande passione, il giardinaggio, e coltivò infatti un piccolo giardino, dove regalava spesso fiori alla madre e alla sorella. Era contento di coltivarli personalmente, così che Maria Antonietta, che amava molto i fiori, fosse più contenta di riceverli. Quando suo fratello morì e lui divenne delfino, la monarchia di Francia non stava attraversando un bel periodo, perché quello fu l'anno della Rivoluzione francese. Luigi Carlo era ancora un bambino. Nell'ottobre del 1789 lasciò la reggia di Versailles insieme alla famiglia reale e si trasferì a Parigi, nel palazzo delle Tuileries. La Francia divenne una monarchia costituzionale e l'erede al trono, che prima veniva chiamato Delfino, fu ribattezzato col nome di Principe Reale. Al palazzo delle Tuileries, Luigi Carlo visse un'apparente normalità, estraneo alla rivoluzione che avveniva all'esterno. Dopotutto era solo un bambino. Ma visse anche qualche momento turbolento, come la nota fuga di Varennes nel 1791, quando la famiglia reale provò a fuggire, ma fu catturata e riportata indietro. Rimase alle Tuileries fino all'agosto del 1792, quando il palazzo fu assaltato dai rivoluzionari. Dopo questo evento perse il titolo di principe reale e fu imprigionato nella torre del Tempio. Inizialmente Luigi XVI fu separato dalla famiglia e collocato al secondo piano. Luigi Carlo invece, al terzo piano, rimase in compagnia della madre, della sorella e della zia, Elisabetta, sorella di suo padre. Dopo un po' venne affidato alla custodia di suo padre, ma quando cominciò il processo di quest'ultimo, ritornò con Maria Antonietta. Rivide il padre solo il 20 gennaio del 1793 per un ultimo saluto, il giorno prima che morisse sotto la lama della ghigliottina. A quel punto Luigi Carlo fu riconosciuto dai vari monarchici come nuovo sovrano. Il conte di Provenza, fratello minore di Luigi XVI e futuro Luigi XVIII, lo riconobbe come Luigi XVII e si autoproclamò reggente in suo nome. Il conte, che a causa della rivoluzione si era rifugiato in Germania, tentò, insieme ad altri nobili,
di trovare un modo per liberare il nipote dalla prigionia. Nel luglio del 1793, Luigi Carlo fu separato dalla madre e affidato al secondo piano della torre del Tempio alle cure di Antoine Simon, un ciabattino analfabeta e rivoluzionario, e anche a quelle di sua moglie, con lo scopo di fargli fare il lavaggio del cervello e di educarlo a repubblicano. Questo doveva servire a segnare la totale disfatta della monarchia, perché l'obiettivo principale era quello di colpire la reputazione della regina, che sarebbe stata presto processata. Sembra che Maria Antonietta, le poche volte in cui vide il figlio giocare all'aperto, gli sentì cantare inni rivoluzionari. Ci sono diverse voci su come venisse trattato dalla coppia. Alcuni dicono che gli infliggessero parecchie crudeltà, altri invece affermano il contrario e addirittura dicono che gli fossero affezionati. Ma nessuna di queste voci è mai stata effettivamente provata. Luigi Carlo, comunque, fu spinto a testimoniare contro la madre e il 6 ottobre del 1793 firmò una dichiarazione in cui accusava di incesto la madre e la zia Elisabetta. Secondo quanto affermava, le due avevano sessualmente abusato di lui e lo avevano spinto a pratiche masturbatorie. Fu costretto? Lo fece spontaneamente? Probabilmente è valida la prima ipotesi. Ciò che è certo è che sicuramente fece ciò che volevano i nemici della monarchia. Durante il processo non fu bello per Maria Antonietta sentirsi rivolgere una simile accusa, ma si difese con grande dignità, facendo anche appello alle madri presenti, che in questa circostanza le diedero sostegno, rendendosi conto di quanto quell'accusa fosse assurda. Tuttavia questo per Maria Antonietta fu il suo ultimo trionfo pubblico, come affermò Maximilien de Robespierre, uno dei protagonisti principali di questa rivoluzione, perché la regina morì sotto la ghigliottina il 16 ottobre del 1793. Luigi Carlo a questo punto divenne inutile ai rivoluzionari, ma rimaneva comunque una minaccia, visto che per i monarchici poteva rappresentare un simbolo di eventuali rivolte, essendo il re, anche se non fu mai incoronato e non governò mai la Francia. Nel gennaio del 1794, Simone e la moglie lasciarono la torre del Tempio. Luigi Carlo rimase chiuso nella sua stanza, che fu totalmente blindata, lasciando una sola fessura per lasciar passare il cibo. La stanza era buia e priva di igiene. Gli fu concesso un secchio per poterlo riempire dei suoi escrementi. Tutti si dimenticarono di lui e non gli era concesso vedere nessuno, tranne il valletto incaricato di portargli il cibo, col quale comunque non aveva contatti. L'isolamento e queste condizioni di vita portarono a un rapido deterioramento fisico e psichico. L'11 maggio del 1794 Robespierre fece visita a sua sorella, Maria Teresa, ma non andò nella stanza di Luigi Carlo e nessuno vi entrò per i successivi 6 mesi. Il politico Paul Barras, invece, capo del direttorio, gli fece visita a luglio e lo trovò in condizioni pessime, pieno di parassiti ed escrementi. Non potendo trovare una soluzione alternativa per la sua prigionia, ordinò che venisse almeno lavato e vestito con abiti puliti, e anche la stanza fu ripulita. Ma la sua sorte migliorò relativamente, perché Luigi Carlo aveva la tubercolosi, che nei mesi successivi prese una piega sempre più critica, perché comparve anche la peritonite. Era chiaro a tutti ormai che le sue condizioni fossero gravi. Luigi XVII, infatti, morì l'8 giugno del 1795, a 10 anni, dopo quasi 3 anni di prigionia. Si suppone che Luigi Carlo sia stato sepolto nel cimitero di Sainte Marguerite, ma non si sa che fine abbia fatto il suo corpo. Ci sono parecchie voci contrastanti a riguardo. Secondo alcuni fu sepolto in una tomba senza nome, secondo altri finì in una fossa comune, e secondo Madame Campan, la cameriera di Maria Antonietta, venne sepolto vicino a un muro. I suoi resti comunque rimangono dispersi e non c'è un'effettiva risposta a questa domanda. Girava perfino la voce secondo cui il principe del Tempio fosse stato rimpiazzato da un bambino muto e liberato. Nei primi anni dell'Ottocento, infatti, molti sostennero di essere Luigi Carlo. Sappiamo però che quando morì, il chirurgo Philippe Jean Palletin eseguì un'autopsia sul suo corpo ed estrapolò il suo cuore allo scopo di guadagnarci. Dopo la restaurazione, infatti, provò a venderlo a Luigi XVIII e in seguito a suo fratello, re Carlo X, ma entrambi lo rifiutarono perché non credevano che quello fosse il cuore del proprio nipote. Negli anni passò di mano in mano e finì anche in Spagna e in Austria. Ritornò a Parigi solo nel 1975
e fu posto nella basilica di Saint-Denis. Nel 2000 ne fu analizzato il DNA. Fu comparato con quello di una ciocca di capelli di Maria Antonietta, che si trovava all'interno di un suo vecchio medaglione, e con quello di altri membri della famiglia Asburgo, come le sorelle di Maria Antonietta, nonché zie di Luigi Carlo, Maria Giovanna Gabriella e Maria Giuseppina, e con quello di sua nonna, Maria Teresa d'Austria. Ciò che emerse è che effettivamente vi era una parentela molto diretta. Non fu invece possibile capire se fosse effettivamente figlio di Luigi XVI, perché il materiale a disposizione non fornì i dati sufficienti a dare una risposta, e già all'epoca di Maria Antonietta c'era chi insinuava che il bambino fosse figlio del conte Fersen. Nel 2004 il cuore di Luigi Carlo venne sepolto nella cripta reale della cattedrale di Saint-Denis, accanto alla sua famiglia,